Salve, sono Luciana Marchi. Apro questo canale perché secondo me ce n'è bisogno. È un video introduttivo, mi presento con due video perché altrimenti troppo lungo non me lo lasciano fare. Non sono una YouTuber, non taglio, non cucio, non mixo, non edito, niente di tutto ciò. È tutto spontaneo così come viene. Mi sono presa degli appunti perché altrimenti non potrei mai ricordarmi tutto. Digo a los españoles si quieren saber lo que voy diciendo poco a poco, si es un primer vídeo de introducción, es como un demo, me lo dejáis en los comentarios, yo lo tradurré. Si no hay una traducción dentro decente, ¿vale? Ya me diráis. De momento lo hago en italiano porque me sale mejor, pero puedo hacer en español si queréis. Un fuoco con gli occhiali. Io ho già un canale dedicato alle gare di CrossFit a cui partecipo, sono molto competitiva, quindi partecipo sempre all'Open del CrossFit. Nell'altro canale che si chiama come me Luciana Marchi ci sono anche video vecchi di bodybuilding e di quando vivevo a Ibiza. Ho vissuto a Ibiza 8 anni e ho cominciato lì a mettere qualche video, a parlare un po' di quello che facevo e a mostrare qualche esercizio. Questo canale si chiama Superlucy58 che è anche il mio account su Instagram, quindi sarà facile anche per voi poter andare a vedere che cosa pubblico su Instagram. Ho preferito aprirne un secondo e non pubblicare questi video che poi scoprirete con il tempo di che cosa voglio parlare, per non mischiare l'attività fisica con altri argomenti che sono quelli di cui voglio parlare. Ovviamente c'è di mezzo l'alimentazione, c'è sempre di mezzo l'alimentazione nella mia vita. Ho un'esperienza enorme nel mondo dell'alimentazione e voglio parlare di alimentazione perché c'è tanta confusione nel mondo proprio, anche perché c'è troppa informazione. E questo canale sarà appunto dedicato all'alimentazione, alle diete, si parla tanto di diete e cercherò di spiegarvi un po' come la penso io, qual è la mia esperienza. Sono tutte opinioni personali, non ci sono, vabbè, sì, critiche qualcosa, ma non starò a giudicare i vegani, i carnivori, gli onnivori e i chetogenici. Parlerò delle diete, dei macronutrienti, vi parlerò quali sono le mie opinioni sul digiuno, parlerò della menopausa, visto che ci sono passata e vedo molte donne della mia età o anche più giovani abbastanza in difficoltà riguardo a ciò, agli anziani, perché ho già un piede nell'anzianità, anch'io, quindi comincio ad avere esperienza anche a riguardo. Parlerò dei bambini, ma soprattutto dei bambini che vengono lasciati ai nonni e vengono lasciati in balia di cibi spazzatura, di schifezze varie e secondo me comincia ad essere un problema. Parlerò del corpo e di come vedo che la gente tratta il proprio corpo e vi spiegherò invece come lo tratto io, perché io vedo il mio corpo come, l'ho sempre visto come una reliquia, c'è chi dice reliquia, c'è chi dice come un tempio. Il mio corpo mi rappresenta, il vostro corpo vi rappresenta, voi avete un corpo che vi rappresenta. Non dimenticatelo, questo è un consiglio spassionato. Parlerò del CrossFit che pratico da 7 anni. Mi considero un atleta, sì, perché sono molto competitiva, lo sono sempre stata e ho sempre gareggiato nei 3 sport che ho praticato, anche se uno di questi, quello che ho praticato per più tempo, non è da considerare uno sport, però ci ho gareggiato, quindi lo dico. Parlerò dei CrossFit Master, cioè i crossfitter della mia età, quelli che gareggiano, quelli che partecipano all'Open o al Age Group Online Qualifier. Non dico che parlerò di quelli che vanno ai Games, però insomma parlerò del CrossFit Master, che non mi risulta che su YouTube si parli di loro, anche perché ultimamente si fanno beccare positivi al doping e non è una bella cosa, è una cosa che un po'
mi rattrista. Parlerò anche del bodybuilding, che è quel non sport che ho praticato, e delle differenze fra il bodybuilding e CrossFit, perché mi va di dirlo, perché secondo me è importante. Giro pagina. Parlerò dell'alimentazione nel CrossFit, che non è uguale all'alimentazione del bodybuilding o di altri sport, e quando invece secondo me l'alimentazione è una, quella dei sedentari, quella di quelli che fanno le camminate, di quelli che corrono, quella di quelli che fanno il Pilates, yoga, CrossFit, halterofilia, qualsiasi sport. L'alimentazione è sempre quella, cambia solamente l'appetito. Ma sì, so che è sconvolgente quello che dico, però ci ho pensato molto e secondo me è così. C'è un'alimentazione che è quella giusta per te e qualsiasi cosa tu faccia è quella. Che poi una persona che fa attività, beh, ne parleremo, se no mi divago troppo. Sì, se una persona, diciamo, che consuma più calorie, che è una parola che odio, deve semplicemente mangiare più quantità di quello che è l'alimentazione giusta per tutti, dai sedentari a quelli che fanno le Olimpiadi. I sedentari, sì, parlerò anche dei sedentari, poverini, mi dispiace insultarli, ma sono esseri inutili a tutte le età, sono inutili e dannosi, dannosi per loro stessi e inutili perché un corpo che non si muove non ha ragione di esistere, secondo me. Che con tutta l'informazione che c'è al giorno d'oggi, chiunque si può arrangiare e fare qualcosa in 3 metri per 4, in un salottino, in una stanza, in una cucina. E infatti c'è chi lo fa, ma perché quelli che lo fanno lo vogliono fare e quelli che non lo fanno è perché non lo vogliono fare. Chiusa parentesi. Parlerò delle autoimmuni. Io ho fatto collezione di autoimmuni, collezione ma alla grande, quindi posso considerarmi un'esperta. Parlerò dei nutrizionisti di regime, i nutrizionisti della letteratura scientifica e delle linee guida, che mi fanno sinceramente una gran tristezza perché l'uomo non si è evoluto con la letteratura scientifica, con la ricerca, e con la scienza e con le prove provette. Parlerò dell'attività fisica che non fa dimagrire perché lo scopo non è quello, non è far dimagrire, lo scopo l'attività fisica ha una sua funzione e non è quella di farti dimagrire. Se tu hai bisogno di andare fuori a correre per un'ora come un disperato perché hai mangiato merda, non mangiare merda e fai un'attività fisica che sia gradevole per te, magari sollevando dei pesi. Non è quello lo scopo dell'attività fisica. Parlerò degli infortuni, sono un'esperta anche in quello, anni e anni di esperienza. Gli infortuni a seguito delle forti sollecitazioni a cui vengono sottoposte le articolazioni, ma che non sono causate dalle sollecitazioni, secondo me. Gli infortuni non sono causati da quello. L'ho proprio provato sulla mia pelle, spero di poterlo far provare anche a qualcun altro. Grazie alla mia alimentazione ho annullato, disdetto appuntamenti importanti che avevo con un ospedale che mi stavano facendo gratuitamente una stupenda terapia che si chiama fattore di crescimento plachettario e ho annullato tutto perché sto bene, perché devo andare a... Vabbè, parleremo. E parlerò ancora, ribadisco il tema dimagrimento perché c'è un sovrappeso generale, un'obesità dilagante ormai dappertutto, anche in un piccolo villaggio dove vivo io, abbastanza sperduto, a sud di Maiorca, c'è gente sovrappeso, ormai il sovrappeso nonostante in queste zone, en dos pueblos que más grandes cerca de mi casa, non esistano i vari Burger King, McDonald's, eccetera, però c'è tanto sovrappeso lo stesso. Perché questo? Perché c'è un'ignoranza che regna sovrana riguardo a questo tema. Parlerò di come si nutrono atleti famosi nelle mani di nutrizionisti famosi
che è noto che sempre di più negli ultimi anni sono sempre più ammalati, cioè soffrono sempre di più di malattie autoimmuni pure loro e con degli infortuni continui e non credo che sia una cosa normale. Perché l'alimentazione sana, quella che è l'alimentazione sana per tutti, piena, stipata di frutta, verdura e cereali, ma integrali, e farò un po' di chiarezza a riguardo perché sono praticamente gli alimenti più infiammatori che esistano e quindi non è un'alimentazione sana dal mio punto di vista, con le prove. Parlerò della demonizzazione delle proteine, delle carni rosse e sì, appunto, dicevo prima, viene decantata frutta, verdura, cereali integrati e demonizzata la carne rossa e le proteine animali dal sistema, dal nutrizionismo di regime di cui parlavo poco fa. È noto di quanta gente si sta ammalando di malattie anche gravissime e muore e questa gente la carne non la mangia. Una piccola un'osservazione che ho fatto per conto mio. Noto gente che sta male e la carne non la mangia. Poi noto anche nel mio mondo, ovviamente, gente che di carne ne mangia tanta ed è praticamente guarita, si è tolta un sacco di problemi di salute. Parlerò dei motivi di disaccordo in famiglia sulle scelte alimentari, soprattutto per quello che riguarda i figli, ma anche gli anziani, cioè la parte dove diciamo, il bambino mangia quello che gli dà il genitore, non fa una scelta. E anche l'anziano che ha problemi di salute ma non capisce che i suoi problemi di salute vengono dall'alimentazione. Sullo specifico, bambini che vengono lasciati ai nonni e sono pieni di schifezze e di junk food e non riesco sinceramente a capire il perché. Va bene. Mi piacerebbe parlare anche di me, ma in questo senso, non di me a livello egocentrico. Parlare di me e su come essere in forma a 60 anni. In forma, dentro e fuori. In forma significa essere preparata per qualsiasi tipo di movimento che c'è, che esiste nella vita e anche esteticamente, perché no? Anche se l'estetica è una conseguenza di un certo stile di vita. Quindi come essere in forma a 60 anni, come invecchiare bene o perlomeno come invecchiare decentemente. Siamo a 13 minuti. Sto per fare il secondo video, vi avviso prima. Perché io vedo veramente tante persone che sembrano anziane ma non sono anziane perché hanno metti fra i 70 e gli 80 anni che girano con le stampelle. Ma perché? Parentesi chiusa, scusate. E questo cosa è dovuto? Un altro argomento interessante. Che la gente non capisce che a 30 anni non può mangiare come a 20. A 40 anni non può mangiare come a 30 o a 20. A 50 anni non può assolutamente mangiare come mangiava a 30-40. A 60 non ne parliamo neanche. C'è uno scalino fra 55 e 60 molto forte. Il dottor Mozzi dice che ci sono proprio le decadi, no? A 50 ti arriva la botta, a 60 ti arriva la botta, a 70 non ci voglio neanche, ci penserò, ci penserò. Al momento ho 63 anni e mezzo. E non si può non capire questa cosa qua, però io vedo che tutti continuano a mangiare le stesse cose, gli stessi cereali, gli stessi condimenti, le stesse verdure, le stesse pizze, le stesse focacce, le stesse pasta asciutte, è terribile, però ne parleremo con calma. Sì, l'uomo, avevo scritto che l'uomo non si è evoluto con la ricerca scientifica, lo ribadisco, ma l'ho già detto prima.
Ah, beh, certo, il nutrizionista di regime che dice, afferma una cosa che per me è allucinante, che mangiare cereali e legumi insieme, che non è una combinazione corretta, sostituisca la carne perché la carne fa male. 15 minuti. Vai, giro un secondo video. A tra poco.